Signori, in questo video vogliamo mostrarvi la casa, la cucina della nostra cliente Cinzia, che si è rivolta a noi di Midarte per arredare la sua cucina. Ha scelto la cucina Snake di Midarte, la cucina con una dispensa, una reale dispensa walk-in in cui io posso entrare, la sua particolarità, ma ci arriviamo dopo. Dunque, mi piace far presente una cosa molto importante, è una proposta esclusiva, nel senso che una cucina con queste forme, con queste soluzioni tecniche la trovate solo da Midarte perché non è un modello di serie. Noi siamo specializzati in queste forme particolari, in queste soluzioni tecniche, adesso vediamo, e ci tenevo a farvelo presente. Tu sei già un nostro follower? No? E allora ti consiglio di iscriverti subito per rimanere sempre aggiornato con tutte le novità di Midarte. Voglio subito affrontare un tema molto importante che so che interessa a molti, è il tema delle dimensioni. Ora, questo è un locale largo 3 metri, quindi la parete di fondo è di 3 metri, tutta la profondità di questa nicchia della cucina, quindi fino a quel muro, è circa 4 metri, ma l'ingombro reale della cucina, quindi da questo punto fino alla parete posteriore, sono 3 metri. Quindi mal contati l'ingombro sono 3x3, 9 metri quadri circa, al quale va aggiunta semplicemente la sporgenza della penisola. Va anche detto una cosa, che le valutazioni preliminari che sono state fatte con la cliente, come sempre ci piace affrontare e prevedere tutte le possibilità. Questo è un locale che poteva essere arredato in vari modi. Una delle soluzioni che avremmo proposto sicuramente era quella di realizzare una cucina sostanzialmente a U, anzi a G per la verità, o sfruttare queste due pareti attrezzando e realizzando qui una penisola. In realtà la versione che poi ha scelto la cliente, quindi la nostra cucina Snake, è quella che vediamo, era quella più sfiziosa e anche un po' il nostro top di gamma. Ora vorrei cominciare a entrare un pochettino nei dettagli. Ecco, dimenticavo, questo appunto è il taglio di cucina che oggi va molto di moda, quindi isola o comunque bancone centrale e blocco posteriore di colonne, che noi in realtà abbiamo interpretato alla nostra maniera con le nostre curve. Dunque, alcuni particolari. È tutto estremamente sfruttabile e molto comodo e contenitivo. Qui vediamo una colonna attrezzata con questi comodissimi estraibili. Va anche detto che in genere queste piccole colonne possono essere utilizzate come dei portascope, per esempio la piccola scopa elettrica, ma nel caso specifico non era necessario perché dopo vediamo cosa c'è all'interno della dispensa. Colonna con i forni da incasso, dispensa superiore e inferiore. Qui vediamo una colonna arrotondata che ci permette anche di dare questa inclinazione a 30 gradi. Ecco, è interessante scoprire che comunque qualsiasi elemento è sempre godibilissimo per avere sempre tutto a portata di mano, chiaramente nascosto alla vista. Qui vediamo un frigorifero da incasso, qui di dimensioni tradizionali, anche perché gli spazi qui non erano poi così generosi. Oggi in realtà è molto più facile che proponiamo un frigorifero da incasso ma da 75 cm, quindi un po' più grande, o addirittura da libera installazione, addirittura di tipo americano. Chiaramente sono scelte che si fanno col cliente. Ora in realtà arriviamo a vedere la cosa più sfiziosa e più interessante di questa cucina, che è la nostra dispensa. Portare in legno, porta vetri con apertura a saloon, questa si può aprire all'interno per non avere la porta di impiccio nel locale, o più facilmente la si apre verso l'esterno. E qui fisicamente abbiamo creato, grazie alle nostre forme, un vero e proprio locale in cui io posso fisicamente entrare. Qui vediamo l'illuminazione con un sensore di movimento. Ecco, qui lo spazio è veramente infinito. È molto interessante scoprire che l'interno, anche quando è tutto pieno e magari un po' in disordine, io una volta che chiudo la mia porta, la parte esterna vista rimane sempre molto ordinata e pulita. Qui vediamo poi il nostro bancone. Ecco, il bancone è profondo circa 2,20 m. Abbiamo tutto quello che serve, quindi chiaramente la zona lavaggio qui in fondo, con i mobiletti al di sotto. Abbiamo ovviamente la lavastoviglie, ovviamente. La cassettiera, che è sempre molto comoda nella zona, diciamo, del piano di lavoro. Ecco, già che siamo sul tema del piano di lavoro, vorrei far presente un particolare. Generalmente si confonde il piano di lavoro con il piano di appoggio.
Attenzione, sono la stessa cosa, ma in realtà hanno due funzioni ben distinte. Il piano di lavoro propriamente detto è questo, dove io poi mi metto a lavorare, generalmente che sporco quando cucino, ed è una zona interessante. Può essere anche non grandissimo, perché una situazione di questo tipo è più che sufficiente. E poi c'è il piano di appoggio. Ecco, con questa soluzione della cucina Snake, con all'interno dei ripiani, io posso lasciare posizionati i vari piccoli elettrodomestici, averli sempre pronti all'uso, senza dover impicciare chiaramente senza dover impicciare ovviamente il piano di lavoro esterno, perché in un ambiente a vista, cucina e soggiorno, non è mai bello, diciamo, ingombrare. Ora, qui vediamo un'altra cosa interessante, una penisola. Questa è una penisola, è un tavolo, quindi con le sedie, non con gli sgabelli, progettato appositamente per la nostra cucina, per la nostra cliente Cinzia. Perché? Perché noi comunque ogni singola realizzazione è personalizzata. Qui vediamo una cosa veramente sfiziosa, l'abbiamo proposto anche in altre soluzioni. Vediamo una penisola che in realtà si può estendere per accogliere fino a 4 persone in più. È una soluzione intelligentissima in situazioni come questa, dove c'è una cucina a vista con il soggiorno, dove potenzialmente posizionare un secondo tavolo non vogliamo farlo, ci dà fastidio, ma non voglio limitarmi ad avere solo 4 posti. Chiaramente forniamo 2 allunghe, ogni allunga accoglie due commensali in più. Quando chiuse 4 posti diventa 8, se il cliente ha necessità di qualche posto in più lo si va a progettare già un po' più grande quando è a riposo. Chiaramente le forme sono sempre arrotondate e studiate appositamente. Ora, torniamo al tema del bancone. Qui vediamo un piano cottura a induzione. Un tema piuttosto spinoso oggi è la scelta della cappa dell'aspiratore. Quando il piano cottura è posizionato su un'isola, come in questo caso un bancone, ci sono 4 soluzioni percorribili. La più, diciamo, originale è il piano cottura con già l'aspiratore integrato. Se curiosate nei vari showroom di arredamenti lo troverete molto spesso. Un'altra soluzione in questi casi è la cappa che si chiama downdraft, quindi si posiziona qui dietro, è una struttura elettrificata che sale e scende e aspira, diciamo, posteriormente al piano cottura. C'è chiaramente ancora la possibilità di installare un aspiratore, diciamo, a sospensione, dal banale cilindro fino a situazioni, diciamo, più estetiche, quindi le cappe a lampadario come le chiamo io. Questa, nel caso specifico, è invece la soluzione un po' più raffinata. Abbiamo incassato un aspiratore direttamente nel controsoffitto, quindi questo che vediamo è la nostra cappa. Ovviamente si gestisce l'accensione e lo spegnimento con un telecomando apposito. E il discorso della cappa incassata mi dà il là per cominciare a parlare di un tema importante. Noi di Midarte ci occupiamo di architettura di interni e di interior design a tutto tondo. Non ci limitiamo a progettare e a costruire, quindi a realizzare gli arredi, ma forniamo anche la consulenza al cliente necessaria per completare casa anche in fase preventiva. In questo caso chiaramente la cliente si era rivolta a noi con la casa in costruzione, il costruttore gli aveva chiesto lo schema per l'impiantistica che noi chiaramente abbiamo fornito, e in tutto questo abbiamo progettato anche questa controsoffittatura che ha, diciamo, 2 o 3 funzioni. Sicuramente nel caso specifico nascondere e incassare a filo l'aspiratore o la cappa che dir si voglia, che tra l'altro è aspirante, quindi il tubo è collegato in esterna. Ci ha permesso anche di studiare l'illuminotecnica, quindi posizionare diciamo, l'illuminazione Tra l'altro abbiamo creato anche, lo facciamo molto spesso, una piccola gola a soffitto, uno scuretto, dove abbiamo inserito anche lì dell'illuminazione a LED. È molto interessante la sera quando creo una luce soffusa. Allora signori, abbiamo visto un'applicazione di una nostra cucina a modello Snake. Chiaramente nel nostro showroom ne abbiamo esposta una sorella molto più grande, ma questo è un taglio molto tipico oggi. È inutile diciamo, aggiungere che è possibile cambiare i colori, le finiture, la personalizzazione. Sono tutte situazioni studiate appositamente per i nostri clienti. Vi suggerisco, se questo video vi è piaciuto, di guardare molti altri video di Midarte sul nostro canale di YouTube. Ci sono chiaramente soluzioni per la zona giorno, ci sono soluzioni per la zona notte, quindi delle camere molto interessanti, anche qui con delle soluzioni speciali di cabine armadio, insomma, voglio dire, non voglio aggiungere altro. Vi suggerisco di dare un'occhiata appunto
al nostro canale YouTube, venite a trovarci in showroom se ne avete la possibilità. Grazie, al prossimo video.